Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Questo video ragazzi riguarda le torsioni delle plastiche della macchina. È rivolto prevalentemente a chi ha già effettuato le modifiche di 8 World Spec, ma in realtà può essere utile a livello di consultazione per praticamente chiunque. Allora, iniziamo col dire che la nuova macchina di 8 World Spec non ha la possibilità di inserire l'inserto in plastica nei bracci né davanti né dietro. Quindi abbiamo due alternative: mettere il carbonio sopra i bracci, quindi gli inserti in carbonio che hanno spessore di 1,5 mm, oppure andare senza niente. La maggior parte dei piloti ha usato sempre la macchina, me compreso, con gli inserti di carbonio. E oggi ragazzi, all'ora di pranzo, mentre stavo mettendo a posto il mio Traggy E8T Evo 3, mi sono accorto di una cosa che mi ha praticamente aperto un mondo. Stavo lavorando sull'avantreno e per spostarlo ho afferrato dalla C anteriore. E ragazzi, ha fatto una flessione stranissima. Nel Traggy io non ho gli inserti in carbonio, non li ho presi perché ritengo che sul Traggy, per chi ci fa poche manifestazioni come me, non abbiano senso. E oltretutto il Traggy è sempre comunque amministrabile anche senza troppe regolazioni. Ma ragazzi, i bracci del Traggy E8T Evo 3 sono veramente morbidi, al che mi si è accesa immediatamente una lampadina. Come sapete, la nostra D8 World Spec è derivata dal Traggy E8T Evo 3 e D8T Evo 3, quindi sia dalla versione Nitro che dalla versione Eco. Come vedete, il sistema DC è il medesimo, i barilotti sono i medesimi della macchina Buggy e la tecnologia realizzativa dei bracci è la medesima. Infatti, come vedete, anche la tramatura interna è molto simile a quella della D8 World Spec, e quindi mi sono detto: ma non è che anche la nostra macchina ha una differenza così esorbitante fra avere gli inserti in carbonio e non averli? E quindi mi sono precipitato immediatamente a smontare gli inserti in carbonio dalla mia E8 World Spec. E ragazzi, sorpresa delle sorprese, il braccio con gli inserti ha una rigidità incredibile. Difficilmente, anche afferrandolo dal barilotto posteriore, si riesce a fargli fare una torsione di pochi gradi. Mentre senza gli inserti in carbonio, ragazzi, i bracci sono veramente morbidi. Forse molti di voi non lo sanno perché non ho fatto il report essendo una gara di regionale, ma sono andato a correre a Pistoia per la prima prova di campionato regionale elettrico e ho corso con l'elettrico in preparazione della gara di campionato nazionale. La pista era sconnessa, ma neanche quanto uno si possa immaginare, e molto sinceramente ho trovato tantissimi problemi di setup con la E8 World Spec. Ho provato a lavorare tantissimo sulle sospensioni, ma la macchina era sempre molto ballerina sulle sconnessioni e non ho mai trovato un ottimo feeling con la macchina. A questo punto però ragazzi, vedendo quanta differenza c'è tra avere gli inserti in carbonio e non averli, mi sono reso conto che sicuramente il 90% dei miei problemi sulle sconnessioni è derivato appunto dal fatto di avere la macchina con gli inserti in carbonio montati. Sinceramente non sono ancora abituato ad avere questa tecnologia perché su Kyosho non c'era e quindi non mi viene neanche in mente durante le gare, durante i test, di lavorare su questi inserti, ma volevo riflettere e farvi riflettere sull'importanza della rigidità dei bracci. Nella vecchia macchina avevamo la parte in plastica da poter mettere, avevamo due tipi di durezze di braccetti, quindi i normali e i duri, e avevamo gli inserti in carbonio che ricordo erano da 1,2 mm. Quindi ragazzi, capite che mettendo i bracci duri con gli inserti in carbonio probabilmente si sarebbe arrivati alla rigidità di questa macchina con gli inserti in carbonio. Ma a cose normali, gli altri piloti che avevano la E819 RS non avevano il minimo problema sulle buche e nessuno però aveva gli inserti in carbonio, avevano tutti i bracci morbidi con gli inserti in plastica incollati. Quindi ragazzi, che cosa mi sono detto? Perché non costruire
degli inserti di plastica provvisori per avere una via di mezzo tra avere gli inserti in carbonio e non averli. E così mi sono messo all'opera. Ho cercato una plastica che potesse avere la rigidità che credevo giusta per svolgere questo compito e poi forare, limare, fresare, accomodare, eccetera, eccetera, e sono arrivato al risultato che vedete. Chiaramente ragazzi mi piace tantissimo, ho fatto delle prove statiche e sono riuscito ad arrivare esattamente a una via di mezzo tra avere l'inserto in carbonio di casa HB e avere il braccio senza inserto in carbonio. Lo proverò a Sacile in occasione del campionato nazionale e attenzione ragazzi, mi è piaciuto talmente tanto che sto lavorando su degli inserti con vari materiali per i bracci di 8 World Spec ed E8 World Spec. Quindi ragazzi effettuerò dei test con questi materiali prototipo, più ne sto costruendo altri e altri me li sto facendo costruire da un'azienda che riesce a lavorare questo tipo di materiali, e non appena avrò trovato i materiali giusti per avere la via di mezzo tra il carbonio e niente, ve lo comunicherò immediatamente e state certi che troverete dei vantaggi nelle condizioni che sono vie di mezzo, quindi non il grip estremo come ho potuto ad esempio trovare dove abbiamo fatto la prima prova di campionato nazionale, e non il bucato estremo che ancora non ho trovato. Quindi la maggior parte delle condizioni che tutti noi troviamo ogni domenica in ogni pista. Spero ragazzi con questo video breve di avervi stimolato e di avervi fatto pensare a questa cosa. Per coloro che hanno appunto la macchina nuova, questo potrebbe essere una grossa chiave di volta nei vostri setup, soprattutto su piste sconnesse. Oltretutto possiamo addirittura andare a lavorare in combo, mettendo ad esempio davanti degli inserti leggermente meno flessibili e dietro degli inserti più flessibili e avere così una regolazione in più, un parametro in più di setup per andare a sistemare al meglio l'handling in curva della nostra E8 e D8 World Spec. Quindi mettete tantissimi like perché ragazzi sto preparando gli inserti per voi, e ovviamente commentate se avete domande, se avete trovato anche voi problemi con la D8 su piste sconnesse o se avete qualche materiale da suggerirmi per provare a fare questo tipo di inserti. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì in un nuovo video. Ciao!